Fiat Mefistofele, forse la reginetta un po' di questa fiera di Bologna, riesce dal centro storico Fiat dopo anni. Ha un'auto con una storia molto particolare. L'auto nasce come Fiat SB4 nel 1908, nasce per contrastare la Napier in Inghilterra, nel circuito di Brooklands, uno dei primi ovali, coglie il guanto di sfida degli inglesi, vincerà la gara come pilota. Alla guida aveva niente meno che Felice Nazzaro, uno dei più grandi piloti Fiat, insieme a Vincenzo Lancia, a Louis Wagner e Chevrolet. 1908 appunto vince con un motore 4 cilindri biblocco da 190 cavalli a Brooklands. L'auto passa la prima guerra mondiale, arriviamo più o meno negli anni 20, viene acquistata da Sir Elridge e nel 1924 accoglie il guanto di sfida della Delage in Francia per il record sul chilometro lanciato. L'originale SB4 viene modificata, viene allungato il telaio e viene inserito un motore d'aereo Fiat, la 12 bis, che aveva conquistato il record di altezza, raggiungendo i 6.000-6.500 metri di quota. Per alloggiare un motore d'aereo sicuramente più grande del 4 cilindri biblocco, viene preso il telaio di un camion, allungato, fatto un controtelaietto per alloggiare tutto il motore dell'aereo, vengono spostati i magneti del motore della 12 bis da una posizione alta e frontale a più bassa. Questo per due ragioni. Uno, gli alternatori sarebbero andati in contrasto con i tubi di scarico, quindi in un posto molto molto caldo e chiaramente a rischio fusione. Due, si abbassa tutto il baricentro della vettura. Altra caratteristica delle vetture dell'epoca, non solo di questa, ma anche della 130 cavalli, piuttosto che Lancia 12 HP, qualsiasi vettura da corsa, parte bassa veniva carenata. Due motivi. Uno, la ghiaia, strade di ghiaia, e quindi serviva come salvaguardia. Il secondo, per creare una sorta di effetto Venturi. Il volano era posto a questa altezza dietro il motore, l'aria entrava chiaramente dal radiatore, il volano che girava serviva anche da ventola di aspirazione. Record di velocità del 1924, appunto come detto è una sfida tra la Delage francese e la Fiat guidata da Elridge. Il motore a 12 bis da 22 litri di cilindrata riesce a spingere la Fiat Mefistofele oltre i 230 all'ora, arriva esattamente ai 234 km all'ora. Siamo nel 1924 con un'auto che è nata però nel 1908, quindi già vecchia di oltre 15 anni. Curioso come si svolge il record sul chilometro lanciato, ma anche sul miglio, in Francia, su strade ancora sterrate, contornate dagli alberi, dagli olmi, quindi se si sbagliava anche la minima cosa si usciva di strada. Il primo record viene imposto dalla Delage, che supera di poco i 230 all'ora. La Mefistofele è di pochi decimi inferiore come velocità. La Delage canta già vittoria, tanto che espone probabilmente le sue vetture, di questo non c'è certezza, ma sembrerebbe che abbia esposto le sue vetture ai Campi Elisi. La Fiat Mefistofele viene squalificata per un problema alla retromarcia. Da regolamento doveva avere la retromarcia e la Mefistofele non ce l'aveva. Sir Elridge non si perde d'animo, trova un'officina di fortuna in qualche garage francese, fa montare una retromarcia posticcia e fa, nell'ultimo giorno di validità, il suo record. Supererà i 234 all'ora e andrà a esporre la sua auto ai Campi Elisi di fianco alla Delage, che aveva cantato vittoria un po' troppo presto. L'auto poi passerà di mano. Gli ultimi proprietari, piccola curiosità, non avevano un carrellino per trasportarla. L'auto, come si nota, ha un passo molto lungo. È stato preso uno scuolabus, di quelli classici americani gialli, tolti tutti i sedili all'interno, fatto un pianale e l'auto veniva trasportata a Monza piuttosto che a Montlhéry proprio all'interno di questo scuolabus.